Io sono Nadia e questa è Voce Viva, un podcast di storie che contano. Ciao e bentornato o bentornata in questo nuovo episodio di Voce Viva. Oggi voglio parlarti di quei momenti in cui la vita sembra metterti con le spalle al muro. Quei momenti in cui non hai scelto tu la sfida, ma è la sfida che ha scelto te. Non hai firmato nulla, non hai alzato la mano e non hai detto sono pronto, sono pronta. Eppure eccola lì. Succede a tutti prima o poi, succede quando meno ce l'aspettiamo. Un fallimento improvviso, un imprevisto che stravolge i piani, una porta che si chiude proprio quando pensavi di essere arrivato. E in quei momenti la sensazione è quasi sempre la stessa, che tutto stia crollando, che il terreno sotto i piedi non sia più stabile, che quello che eri o pensavi di essere non basti più. E sai qual è la cosa più difficile? È che mentre sei dentro alla tempesta non riesci a vedere nessuno e non riesci a vedere nessun senso nemmeno. Non vedi il dopo o non vedi il perché, vedi solo il perché proprio a me. Ma spesso proprio lì, nel punto esatto in cui tutto sembra difficile, scomodo, ingiusto, c'è nascosta una possibilità di cambiamento. Una possibilità che magari non avevamo mai avuto il coraggio di cercare prima, perché a volte se la vita non ci spinge, restiamo fermi dove siamo, anche se non siamo davvero felici. Oggi voglio raccontarti una storia proprio di questo, di cadute che non distruggono, di pause forzate che diventano rivelazioni, di resilienza che nasce dopo, non prima. C'è una frase che mi piace tantissimo, una di quelle frasi che non ti colpiscono subito, ma che tornano a galla nei momenti giusti. Dice così: le difficoltà non arrivano mai per distruggerti, ma per rivelarti. Quando una prova arriva, la prima reazione è quasi sempre la stessa. Arriva la paura, arriva la confusione, arriva la rabbia, arriva quella sensazione sottile di ingiustizia, come se la vita ti stesse facendo uno sgambetto. Ed è normale, è umano. Nessuno affronta una difficoltà pensando: che bello, finalmente una crisi. Quello che però fa la differenza non è quello che proviamo all'inizio, ma quello che facciamo dopo. Spesso perdiamo tantissima energia a chiederci: perché sta succedendo? Perché proprio ora? E perché a me? Ma la verità è che molto spesso non avremo mai avuto una risposta chiara a queste domande. E allora forse la domanda giusta non è perché, ma adesso cosa faccio? È lì che nasce la resilienza. Non nasce quando tutto va bene, non nasce quando siamo sicuri, non nasce quando abbiamo il controllo. Nasce quando qualcosa crolla e noi decidiamo se restare sotto le macerie o provare, anche solo lentamente, a ricostruire. La storia di oggi è quella di Marco, 32 anni, uno di quelli che definiresti in gamba. Preciso, affidabile, competente. Lavorava nella stessa azienda da quasi 10 anni. Un lavoro stabile, una routine conosciuta, una di quelle situazioni che anche se non ti entusiasmano più, ti fanno sentire al sicuro. Poi un giorno arriva un cambiamento aziendale, di quelli che non vedi arrivare, di quelli che leggi nelle mail con il cuore che accelera. E Marco si trova in una lista che mai avrebbe immaginato di leggere, quella dei licenziamenti. Nel giro di 40 minuti la sua vita cambia. Esce dall'ufficio con una scatola in mano, come nei film, solo che questa volta non è un film. I primi giorni sono un miscuglio confuso di emozioni, shock, delusione, paura del futuro, senso di fallimento. Per qualche settimana entra in quella routine tipica di chi è perso. Si alza tardi, scrolla infinito sul telefono, curriculum inviati senza convinzione. Si sente svuotato, inutile, come se tutto quello che aveva costruito non valesse più nulla. Finché una sera si trova a cenare con suo padre e il padre le dice una frase semplice, detta quasi distrattamente, ma che gli cambia tutto. Sai, forse non eri tu ad aver bisogno dell'azienda, forse era l'azienda ad aver bisogno di te. Marco all'inizio ride, pensa siano solo parole di conforto, ma nei giorni successivi quella frase inizia a lavorargli dentro. È possibile che io valga di più di quello che pensavo?
Allora decide di fare una cosa che aveva sempre rimandato. Apre un sito web, un piccolo portfolio dei progetti fatti negli anni, senza grandi aspettative, quasi in silenzio. Lo pubblica, lo condivide in un gruppo online di professionisti. Nel giro di qualche giorno arrivano due messaggi, nel giro di una settimana quattro, nel giro di un mese firma il suo primo contratto da freelance. Non era stabile, non era sicuro, non era ancora arrivato, ma aveva fatto una cosa enorme. Aveva trasformato una caduta in una possibilità. Oggi Marco lavora come consulente indipendente. Non ha più il terrore di perdere tutto, perché il suo valore non dipende più da un'unica azienda. E quando gli chiedono perché ha iniziato, risponde sempre così: poiché la vita mi ha costretto a fermarmi e in quella pausa ho scoperto chi sono. La vita ci mette alla prova in modi che non capiamo subito. A volte ci toglie qualcosa non per punirci, ma per costringerci a guardare da un'altra parte. Ci chiude una porta per farci notare un corridoio che avevamo sempre ignorato. Quando arriva una difficoltà, quasi sempre non siamo pronti. Nessuno lo è. E smettiamola di pensare che le persone forti siano quelle che non crollano mai. Le persone forti sono quelli che crollano e poi trovano il modo di rialzarsi, anche se tremano, anche se hanno paura. Ogni momento difficile contiene una domanda nascosta. Non è una domanda comoda, non è una domanda facile, è una domanda onesta. Cosa posso costruire adesso, proprio da qui? Non abbiamo il controllo di tutto, non possiamo evitare le perdite e non possiamo impedire che arrivi una crisi, ma abbiamo sempre, e dico sempre, il controllo della risposta. E quella risposta è il punto esatto in cui nasce il nostro vero cambiamento. Prima di chiudere voglio lasciarti con una riflessione. Le prove della vita non sono segnali che ci dicono non ce la farai, sono segnali che ci dicono adesso puoi diventare più forte di prima. Magari non subito, magari non nel modo che avevi immaginato, ma in un modo più autentico. La domanda che ti voglio fare questa settimana è questa. Qual è stata la sfida più difficile che ti ha fatto crescere, anche se all'inizio sembrava ingiusta o insopportabile? Pensaci con calma, senza giudicarti, e se ti va, condividila nei commenti, perché a volte la tua storia, detta nel modo giusto, può diventare la forza di qualcun altro. Grazie per aver passato questi minuti con me. Grazie per aver ascoltato, sentito, respirato insieme a voce viva. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!